Il minimalismo è uno stile di vita che ci incoraggia a vivere lontano dagli eccessi, dal materialismo e dal consumismo e ci porta invece a vivere una vita più semplice, lontana dagli eccessi, dal materialismo e ci porta ad avere una mentalità più libera, più aperta. Ma da dove iniziare? Oggi, tramite questo video, voglio portarvi passo dopo passo verso la strada del minimalismo. 6 semplici passi, proprio per chi è nuovissimo, che vi aiuteranno a cambiare la vostra vita in meglio. Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di viaggi sostenibili e responsabili, minimalismo e crescita personale. Dunque, andiamo dritti al sodo e partiamo con il nostro primissimo passo, forse tra tutti il più difficile, perché ci vedrà mettere in atto le nostre doti di autoanalisi. Primo passo, entrare nella giusta mentalità. Il minimalismo non deve essere forzato o imposto, è una decisione che ogni singolo individuo prende quando si trova nel momento giusto della propria vita, senza essere forzato o spinto inutilmente. Quando tutto intorno a voi inizia a diventare troppo, gli oggetti della casa, le persone intorno a voi, la confusione, il traffico, il disordine, quello è il momento di iniziare a fare ordine intorno a noi, liberarci delle cose che non ci servono, liberarci delle persone che non ci fanno stare bene, tutto questo per sentirci più liberi, più leggeri. Voglio portarvi un esempio personale. Se nel 2013, anno in cui ero appena arrivata a Londra, mi sentivo immersa nel nuovo, nelle luci, nella confusione, nella vita frenetica, qualcuno mi avesse detto diventa minimalista, probabilmente avrei preso questa persona per pazza. Il 2013, ma poi anche gli anni successivi, sono stati gli anni in cui io dovevo provare, sperimentare, ero economicamente dipendente, quindi compravo tutto quello che mi faceva voglia, mangiavo fuori 4-5 volte alla settimana, se non di più, drinks nei rooftop di Londra, senza mai davvero farmi mancare nulla. E quel momento per me non era un momento giusto per entrare nel minimalismo. Negli anni successivi le cose sono cambiate e ho sentito il bisogno di allontanarmi dalla confusione, da una vita che era fatta di tutto e di troppo, e in quel momento mi sono sentita pronta ad allontanarmi da quelle cose per vivere una vita più semplice, più tranquilla, più serena. Se avessi affrontato prima questo percorso, non sarebbe stato un percorso altrettanto bello come quello che sto facendo in questo momento, perché è in questo momento che sono pronta a cambiare vita e a prendere in mano questo nuovo modo di vivere. Sono cosciente. Tutto questo per dirvi che non dovete avvicinarvi al minimalismo solo perché fa moda o al contrario volete andare contro tendenza rispetto a quello che è il sistema. Dovete avvicinarvi al minimalismo solo quando ve lo sentite dentro. È un processo interiore, è un'analisi interiore che viene fatta. Ogni cosa a suo tempo, non forzate le cose. Magari questo non è il periodo giusto per voi, ma magari lo sarà fra un paio di anni. Ascoltatevi e analizzatevi dal vostro profondo. Valutate quello che andate a perderci e valutate quello che andate a guadagnarci. E qui mi ricollego al punto 1. Personalmente non credo che inoltrandovi nel minimalismo andate a perderci qualcosa, ma voglio spiegarvi meglio. Se entrate nel minimalismo e non siete pronti ad affrontare questo nuovo percorso di vita, dopo un paio di mesi vi sentirete annoiati ad aprire un armadio mezzo vuoto o non sentirvi pronti ad entrare in un negozio perché avete paura di cadere in tentazione. Quindi andate a perderci di serenità, andate a perdere la bellezza di questo percorso. O il contrario, potete capire che intraprendendo questo nuovo percorso avete più spazio intorno a voi, sia questo nel vostro armadio o in cucina o nel vostro ufficio. O magari il minimalismo vi dà più tempo da dedicare a voi stessi e alle persone che volete intorno a voi. Personalmente, e sono sicura è capitato anche ad altri, per me non è stata una decisione, sì divento minimalista, no, non voglio diventare minimalista. Per me, come ho detto in altri video precedentemente, è stato più un istinto di sopravvivenza. A un certo punto ho sentito che quello che mi stava attorno era diventato troppo e quasi
senza rendermene conto ho intrapreso questa strada appunto del minimalismo. Passo 3. Liberarsi del di più. Una volta che avete deciso di intraprendere questo nuovo percorso, vediamo di fare un po' di pulizia. Dunque, prima di realizzare questo video mi sono messa a tavolino scrivendo i punti, i passi appunto che io avevo fatto. Io suggerisco di partire dalle cose materiali, non perché le cose materiali hanno un valore più grande o un valore più piccolo rispetto ad altre cose, ma semplicemente perché sono quelle cose visibili agli occhi e toccabili con mano. E una volta che decidiamo di sistemare le cose materiali, i vari oggetti negli scaffali, gli armadi, i cassetti, è un po' come se mettessimo ordine dentro di noi. È come se riordinassimo la nostra anima, le nostre idee, le nostre emozioni e improvvisamente ci sentiamo più liberi, più leggeri, ed è in quel momento che iniziamo a mettere ordine a quelle altre cosine della vita che magari abbiamo sempre guardato da lontano, ma mai siamo riusciti ad affrontare. Quando iniziamo a riordinare casa, andiamo a creare una sorta di movimento e riordino dentro di noi, andando a creare così un effetto a domino, cambiando poi le altre cosine della vita che sempre abbiamo detto e deciso, quella cosa la dovrei cambiare, ma sempre lasciata da parte. Andiamo dunque a cambiare quelle cose che vanno ben oltre l'aspetto materiale. Bene, queste sono cose bellissime, ma quindi da dove parto? Cosa devo realmente fare? Dunque, partiamo con fare del decluttering. Decluttering è una parola inglese che vuol dire eliminare l'eccessivo, eliminare quello che non ci serve. Ma quindi, dove iniziare a fare questo decluttering? Personalmente vi consiglio di iniziare dall'armadio perché tra tutti i luoghi della casa probabilmente l'armadio è quello che ci rappresenta di più, perché è dove buttiamo tutto quello che compriamo. Quindi iniziamo proprio dall'armadio, iniziamo a buttare via le cose che non utilizziamo e a sistemare quello che vogliamo tenere, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi. Lo metto davvero o faccio finta di metterlo? E se lo voglio tenere, perché lo voglio tenere? Quindi facciamoci domande e rispondiamoci in maniera sincera. Una volta concluso con l'armadio passiamo con i vari cassetti, cassetti dell'intimo e delle calze. Bisogna mettersi lì e riordinare, ma anche qui essere sinceri e tenere solo quello che davvero mettete. Ovviamente vi consiglio di non farvi prendere dalla foga e di voler fare tutto in un giorno. Assaporatevi il percorso, fatevi l'armadio un giorno, il cassetto un altro giorno, così siete anche voi più preparati ad affrontare la cosa con serenità. Non c'è nessuno che vi corre dietro, è davvero un percorso che voi fate con voi stessi. Una volta finito di sistemare l'armadio e i cassetti, vi consiglio di andare verso il bagno. Sono sicura che lì avrete creme dopo creme, make-up di tutti i tipi, aperti e non finiti, eccetera, eccetera. Fate ordine con queste cose, gli smalti da una parte, i rossetti dall'altra, finite quello che avete già aperto, le cose che invece sono ancora chiuse mettetele in un angolo e apritele solo quando vi serviranno. Buttate via il make-up vecchio, buttate via gli smalti vecchi. Se siete uomini forse in bagno avete meno da fare, solitamente siamo noi donne ad essere un po' più capricciose su queste cose, ma insomma ognuno ha il suo e ognuno deve sistemare le proprie cose. Concluso con il bagno, vi consiglio di sistemare tutte le vostre carte, le carte burocratiche che, se siete come me, ogni volta che vi arrivava una lettera dalla banca o una bolletta da pagare, puff, dentro un cassetto. Quindi aprite quel cassetto e iniziate a mettere tutti i fogli nei vari folder, le bollette pagate da una parte, le bollette non pagate dall'altra, gli affitti, gli scontrini. Iniziate a sistemare anche queste cose perché avrete poi più chiarezza e sarà più facile qualora vi servirà di mostrare il vostro contratto d'affitto o il vostro contratto di lavoro, eccetera. Una volta terminato con l'ufficio, diciamo, vi consiglio di passare in cucina. Aprite gli scaffali, buttate via le confezioni di salse aperte e non finite che ovviamente sono andate a male. Fate ordine in freezer, in un cassetto la carne e il pesce, nell'altro cassetto il pane, nell'altro cassetto la frutta e la verdura, eccetera. Io infine, proprio come ultimissima cosa, sono passata alle scarpe.
Io sono un amante delle scarpe e per mettere in ordine le scarpe sono stati dolori. Ehm, quindi sì, mi sono dovuta mettere onestamente una mano nella coscienza e dire: Valentina, dai, queste scarpe con 75 cm di tacco non le metterai mai, pensaci. E quindi con le scarpe c'è stato un bel e doloroso decluttering, ma necessario. Passo 4. Dove buttare adesso le cose di cui mi sono liberata? Dunque, personalmente non mi piace buttare via le cose. Per buttare via le cose intendo metterle proprio nei sacchi neri, quelli delle immondizie, e totalmente cestinarle. Quello che ho fatto è stato dunque chiedere ad amici e parenti se potevano interessargli le cosine che io non avrei più utilizzato, le cose che non sono riuscita a dare via ad amici e parenti le ho vendute online. Ci sono diverse app e siti internet dove puoi inserire le cose che non utilizzi più e magari guadagnarci anche qualcosina. Altre cose invece non valeva la pena venderle online perché sarebbero stati davvero pochi spiccioli e quindi le ho messe da sotto casa. Non penso che questa sia una cosa che ho mai visto in Italia o mai fatto in Italia, ma qui a Londra si usa tantissimo mettere di fronte la propria casa le cose, gli oggetti, siano questi pentole o libri o vestiti o quadri o specchi, insomma qualsiasi cosa che le persone non utilizzano più. E se qualcuno passa e magari è interessato a qualcosa, semplicemente lo prende gratuitamente. E quindi tante cosine le avevo messe in esposizione, proprio esposizione, di fronte a casa, e tante sono andate così. L'avevo fatto anche l'anno scorso, di melo in giardino, aveva fatto talmente tante mele che avevo fatto un sacco di dolci, ormai non ne potevo più, metà le avevo distribuite ai vicini di casa e le altre le ho lavate e messe in una cesta di fronte a casa, e ogni tanto vedevo la gente che passava, le guardava e diceva: oh, che incuriosita, le prendeva una, due o tre, insomma quelle che gli servivano, e se le portavano via. Ed è un ottimo modo per dare via cose. Magari un'idea per far iniziare questa cosa anche in Italia, non lo so, ditemelo voi. Oppure alcune cose le ho lasciate nei negozi dell'usato e altre cose invece le ho portate nelle associazioni caritatevoli. Passo 5. Come comportarsi dopo il decluttering? Dopo questo processo di pulizia e di riordino, dobbiamo ricordarci il perché abbiamo iniziato questo processo. Il senso di libertà è fortissimo. Ogni qualvolta che decidiamo di comprare qualcosa, chiediamoci: mi serve davvero? Riesco a trovare un'utilità a questo oggetto o lo compro solo per capriccio e perché mi piace? Personalmente, quando esco e mi trovo con le mie amiche, passeggio ancora per le strade di Oxford Street e tra questi meravigliosi e bellissimi negozi di moda. Entro nei negozi? Sì, io ci entro nei negozi perché magari le mie amiche hanno bisogno di entrarci e io ci entro con loro. Compro se le mie amiche comprano? No, se la cosa non mi serve e non ne trovo utilità, io la cosa non la compro. Mi sento inferiore se tre di loro comprano qualcosa e io non compro niente? No, assolutamente no, perché io ho intrapreso un percorso diverso da loro e sono felice di quello che ho realizzato e di quello che sto scoprendo, e sono assolutamente soddisfatta così. Tutto questo per dire che se decidete di intraprendere la strada del minimalismo, non è che all'improvviso dovete cambiare totalmente abitudini e non uscire più con le vostre care amiche che vogliono andare a far shopping. Tutto il contrario. Se la tua mente è forte, se i valori che hai acquisito in questo percorso sono forti, non ti sentirai intimorita a camminare tra i migliori negozi di moda con la paura di cadere in tentazioni, perché i tuoi valori sono più grandi delle tentazioni e tu questo lo sai. Ti senti sicura di quello che sei, delle tue idee, del tuo modo di vivere. Ricordiamoci dunque che il minimalismo non è rinunciare, ma è libertà, consapevolezza e serenità. Passo 6. Non dimentichiamoci le esigenze degli altri. Per ultimo, ma non per importanza, gli altri. Solo perché noi abbiamo deciso di cambiare il nostro modo di vivere e ne siamo entusiasti, non vuol dire che l'intero universo deve cambiare insieme a noi.
Ricordiamoci che, come detto prima, ognuno di noi si trova in un periodo particolare, in un periodo specifico della propria vita e deve fare le proprie esperienze, deve vivere le proprie emozioni e questo deve essere assolutamente rispettato. Se vivete con altre persone, non ossessionateli con questa cosa del cambiamento, perché altrimenti andrete a creare l'effetto contrario. Se siete nella fase del decluttering, non pretendete di voler cestinare le cose dell'intera famiglia, focalizzatevi sulle vostre cose, focalizzatevi sul vostro armadio, sui vostri cassetti, sui vostri trucchi, eccetera. Focalizzatevi dunque su quello che è vostro. Ponete attenzione alle vostre cose e non andate a toccare quelle degli altri se non ne avete il permesso. Rispettiamoli. Bene ragazzi, questi sono i miei 6 passi per iniziare questo percorso verso il minimalismo. Ovviamente vi auguro di trovare il vostro percorso personale e di assaporare ogni singolo momento di questo cambiamento. Noi ci vediamo settimana prossima e ovviamente non dimenticatevi, vivi, viaggia, ridi e ripeti. Un bacio, ciao!